Ciao a tutti, finalmente sono riuscito anch'io ad avere un monopattino e come avrete anche visto dal video quanti chilometri riesce a fare, già da lì si capiva che questo era un vero monopattino. Questo qui è la Ovo S1. Sono già stato rimproverato perché il monopattino in Europa si chiama Aovo, invece fuori Europa si chiama Wiki. Io avrei preferito Wiki, ma il marchio registrato è Aovo. Sinceramente non so neanche se si pronunci Aovo, no, penso di sì. Per il momento è acquistabile solamente sullo store ufficiale. Da oggi è disponibile anche la lingua italiana. Dovete andare in fondo alla pagina, in basso a sinistra, selezionare italiano e poi sulla sinistra, è sempre visibile sulla sinistra, impostare la valuta in euro, così riuscite a vedere il prezzo corretto. Più o meno acquistandolo lì lo riceverete in una settimana circa e arriva direttamente il corriere Bartolini. Una volta arrivato il pacco sembrava sì abbastanza intatto. Quando lo sono andato ad aprire c'era tutto il polistirolo distrutto, però direi che il polistirolo ha fatto il suo lavoro perché il monopattino non ha subito alcun danno. In dotazione ci sono 4 viti che servono per andare a avvitare il manubrio e 2 chiavi a brugola. Una che serve, come vi dicevo, per le 4 viti e l'altra se volete andare a regolare la leva del freno, per esempio. E c'è anche l'alimentatore di corrente, oltre alla presa italiana c'è anche l'attacco americano. Insomma, come vi dicevo, arrivato, tirato fuori dal pacco, montato le 4 viti e il monopattino è già pronto all'uso. E come vedete anche voi dal video, basta piegare il piantone del manubrio e agganciarlo tramite la molletta che c'è sul manubrio nell'attacco posteriore sopra alla ruota dietro. Nulla di più semplice, ci vogliono quei 2-3 secondi al massimo. Le finiture sono perfette, materiali, non ho riscontrato alcun difetto visivo, solamente i cavi in vista, tipo il cavo del freno che sporge, se li nascondevano tutti nel piantone era tutt'altra cosa. Per quanto riguarda le gomme montate sono degli 8,5 pollici e sono a nido d'ape. Io sinceramente non sapevo neanche di questa cosa, pensavo ci fossero gomme piene o gomme con la camera d'aria, invece le gomme a nido d'ape sono una via di mezzo, quindi ti restituisce una guida un pelino più morbida, anche se sinceramente quando ci sono dei buchi darà abbastanza fastidio sia alle gambe che alle braccia. Ovviamente dipende sempre dove andate con il monopattino. E poi ci sono anche 2 ammortizzatori sulla ruota posteriore, ci sono 2 molle molto dure, però dai, diciamo che fa figo per questa cosa. Presente solamente il freno a disco sulla ruota posteriore. Per quanto riguarda la potenza ce ne ha da vendere, 350 watt di potenza e direi che si sentono tutti. Supporta pendenze fino a 20 gradi, tranquilli, ce la fa. L'ho provato io personalmente e direi che di potenza ne ha, a parte vabbè quando è scarico, ovviamente 20 gradi di pendenza non ce la può fare assolutamente, e ha la certificazione IP54. Non conviene andare sotto la pioggia battente, però almeno ha un minimo di certificazione. Per quanto riguarda il peso massimo supportato è di 120 kg. Secondo me ce la fa anche a trasportare un peso leggermente maggiore, però ovviamente ne va a risentire la velocità massima. E mi ero dimenticato di dirvi, il peso del monopattino in sé è di 13,5 kg. È abbastanza pesantuccio, però è nella media dei monopattini elettrici. Invece per quanto riguarda le funzioni, le avete tutte a display sempre ben visibile sotto la luce del sole, e c'è solamente un tasto. Premendo quel tasto multifunzione si andrà o accendere o spegnere il monopattino. 2 tocchi si andrà a cambiare la velocità, io lo chiamo Sport 1 e Sport 2, e premendo brevemente andrete ad accendere il fanale posteriore e il fanale posteriore. Il fanale posteriore che quando andrete a frenare inizierà a lampeggiare per allertare chi ci sta dietro. Dopo, per avere qualche funzionalità in più, c'è anche l'applicazione sia su App Store che Play Store, si chiama Mini Robot. L'unica pecca, dovete avere sempre il GPS e il Bluetooth attivo quando vi andate a collegare. Accendete il monopattino, entrate nell'applicazione e in 1-2 secondi vi collegate ad esso. Oltre ai controlli che vi ho citato prima, c'è la funzione di blocco, dove il motore elettrico terraferma la ruota anteriore. Purtroppo questa funzione si può attivare solo a monopattino acceso ed è una figata avere questa funzione, perché se voi provate a spostare il monopattino avanti e indietro, il motore elettrico vi trattiene, e poi effettua vari beep per allarmare il vicinato.
C'è anche la possibilità di attivare il cruise control, perché se voi mantenete la stessa velocità per 5 secondi, in automatico fa bip bip e vi mantiene sempre i 20 km/h per esempio. Potete attivarlo o disattivarlo dall'app. Puoi controllare i chilometri percorsi, i chilometri totali, tutte le statistiche, i chilometri rimanenti e impostare una velocità massima per le due modalità sport che vi dicevo prima. Quindi volendo modalità sport 1 potete mettere velocità massima 10 e modalità sport 2 25. Scegliete voi in base alle vostre preferenze. Sarà che è il primo monopattino che provo, ma l'ho trovato di una comodità assurda. Vi faccio un esempio: devo andare nel supermercato qua vicino, ho un supermercato neanche a 1 chilometro da qui, esco fuori, prendo il monopattino, premo il tasto di accensione, ci vogliono massimo 2 secondi e lui è già pronto, reattivo, via, si va. Però per un utilizzo in città è una figata assurda. E come potrete vedere anche voi dalle riprese che ho effettuato a Ferrara e quant'altro, tanta roba, vero monopattino, e ultimamente ce ne sono parecchi in città. È maneggevole nell'utilizzo, potete riporlo ovunque, lo appoggiate nel baule della macchina, quando arrivate a destinazione lo tirate fuori e potete andare dove volete. E potrebbe essere anche un'ottima idea per dire se andate in vacanza con amici. Per esempio, vi caricate la macchina di monopattini, ognuno con il suo monopattino, e così riuscite ad andare a visitare la propria città preferita in poco tempo. Sebbene monti delle gomme così piccoline, direi che la tenuta di strada è ottima e si riescono a fare anche delle ottime pieghe. No dai, pieghe non più di tanto, però si riesce a curvare, sterzare senza problemi. Bilanciate il vostro peso e riuscite ad effettuare le curve. Bilanciamento anche del monopattino molto equilibrato, perché ci sono le batterie sotto al pianale e quindi un monopattino ben piazzato a terra. Per quanto riguarda le prestazioni, come avrete visto anche voi dal test, riesce a effettuare 30 km senza problemi ed è un vero spettacolo, batteria al top. Quindi per i primi 10 km riesce a mantenere i 30 km/h quasi di velocità e poi va a calare. Diciamo che gli ultimi 3-4 km non supera i 15-18 km orari, quindi in automatico va in risparmio energetico. Fantastica la frenata, perché come vi dicevo, quando andate a pinzare il freno a disco posteriore sì, ok, frena, ma c'è anche l'aiuto del freno motore, quindi il motore elettrico anche lui vi trattiene. Direi che per le frenate di emergenza è spettacolare, bastano veramente pochi metri per ritrovarsi fermi. Purtroppo la frenata non rigenera le batterie e anche in notturna siete ben visibili, ci sono varie bande catarinfrangenti e il fanale anteriore è un 30 watt a LED. Visto che è posizionato nella parte bassa, non abbagliate chi incontrate e farà sempre luce nella parte bassa, quindi illuminerà la strada. Avete visto che cosa ho messo lì? Peccato non è in dotazione. Un lucchetto normalissimo da bicicletta, l'ho attaccato qui al piantone, così quando sono in giro cosa faccio? Lo sgancio, lo metto nella ruota posteriore e poi bisogna attaccarlo a un palo o, per dire, a un portabici, perché se chiudete solo la ruota posteriore 2 secondi vi caricano il monopattino e ciao ciao. Bene, arrivando alle conclusioni, ormai l'ho ripetuto per tutto il video, questo monopattino lo trovo fantastico, sarà che è il mio primo monopattino e secondo me ho avuto la fortuna di partire proprio da un monopattino mostruoso, diciamo così, perché va veramente bene e ha potenza da vendere, e queste prestazioni secondo me è il massimo che si può avere su un monopattino. Andare oltre diventa parecchio pericoloso, ma non è che starò diventando vecchio? Chi ha mai parlato di pericolosità e velocità? Yuin, sta invecchiando. Sinceramente non ero neanche informato sui prezzi e quando ho visto il costo di questo monopattino, più o meno il prezzo si aggira sui 330 euro, ho detto ah cavoli, è costosetto. Però quando sono andato a controllare la concorrenza, per avere le stesse prestazioni almeno bisogna spendere quei 400-450 euro, quindi a un prezzo inferiore di 100 euro rispetto agli altri. Quindi tanta roba. C'è anche un codice sconto in descrizione per avere quei 10 euro di sconto. Beh, è sempre meglio di niente. Se non dovesse funzionare, mi raccomando, ditemelo e vi terrò informati se questo monopattino andrà anche su Amazon Italia. Purtroppo c'è solo su Amazon quello straniero, adesso non mi ricordo, quello americano, anche se lo store ufficiale è altrettanto affidabile.
Peccato adesso non uso neanche più la bicicletta, quindi metterò su un po' di pancia e questi monopattini non sono assolutamente buoni per la salute. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.